Ciao a tutti, in questa puntata di Forzinet mi occuperò di The Traitors Italia, il nuovo programma lanciato da Prime Video che ha impressionato chiunque l'abbia visto. Un programma che è un mix tra la talpa e Lupus in Fabula che di fatto combina diversi fattori. Per me è veramente eccezionale, realizzato perfettamente, montato perfettamente. Prime Video ci sta abituando comunque a questa linea di reality o comunque programmi alternativi, di show alternativi, non soltanto quindi serie televisive e film, e devo dire che la scelta è molto azzeccata perché almeno riesce a variare la propria offerta e non solo. Però entriamo nel merito di The Traitors, che secondo me, come dicevo, è un programma completo perché racchiude tensioni, emozioni, tradimenti, amicizie anche, così come il cinismo di alcuni concorrenti, l'ingenuità. Il cinismo l'ha espresso anche Alessia Marcuzzi nel suo ruolo, e tra l'altro è stata secondo me perfetta e molto credibile perché lei di per sé è una conduttrice, la conosciamo tutti, che ha fatto soprattutto dell'ironia, della gioia e della simpatia la sua cifra stilistica e la sua caratteristica. In questo caso però doveva interpretare un ruolo molto diverso, molto cinico, molto più serio per il contesto, ed è riuscita ad essere estremamente credibile. Quindi devo dire che Alessia Marcuzzi si è destreggiata benissimo in questo nuovo ruolo, in questi panni. Diversamente invece magari avrebbero potuto fare altri tipi di conduttori o di conduttrici, secondo me. Quindi si è rivelata la scelta giusta da parte Prime Video e di chi ha realizzato il programma. A questo punto direi di passare subito allo spoiler per chi non l'ha visto, quindi già vi anticipo, se siete arrivati a questo punto del video, che parlerò anche del vincitore, perché è inevitabile parlarne. Il vincitore è Giuseppe Giuffredi, il ballerino uscito dalla scuola di amici che qualche anno fa ha fatto anche il giudice nello stesso programma di Maria De Filippi. Ebbene, lui è stato scelto come uno dei traditori insieme a Maria Sole Pollio e insieme a Rocco Tanica, ed è arrivato fino in fondo da solo. Quello era il suo piano, quello era il suo obiettivo, ed è riuscito a portarlo a termine perfettamente, perché lui è stato davvero lo stratega perfetto di questo game, di questo gioco, facendosi credere un leale. Gli altri ci hanno creduto, quindi lui è stato anche molto credibile nel suo modo di mentire, è stato molto equilibrato e calibrato. Per me ha esagerato soltanto in un momento, ovvero quando ha voluto far fuori per forza di cose Rocco Tanica, e lì ha rischiato tantissimo, soprattutto al primo giro, perché al primo giro in cui lui ha cercato di tradire Rocco Tanica, lui ha detto, soprattutto per il fatto che nella scelta dell'uccisione di uno dei due protagonisti, tra Paola Barale e Bisciglia, Giuseppe Giuffre e Maria Sole avrebbero voluto far fuori Bisciglia, invece alla fine è stata fatta fuori Paola Barale, anche per un contrasto proprio personale all'interno del gioco con Rocco Tanica. Quella scelta non è piaciuta a Giuseppe, ma io credo che Giuseppe, anzi non credo, sono sicuro che Giuseppe sarebbe andato fino in fondo lo stesso ad eliminare Rocco Tanica, perché l'ha fatto anche poi con Maria Sole, quindi il suo piano era quello, l'idea era quella, e quello è stato soltanto un pretesto. Anzi, non a caso lui ha spinto perché fosse Rocco a utilizzare quella Rossetto, perché poi appunto già aveva pensato alla strategia successiva. Per me lui è stato veramente machiavellico in un certo senso, ma al primo giro ha rischiato tantissimo perché Rocco non è stato eliminato, e Rocco successivamente, quando ha visto, perché tanto lui sapeva che era in arrivo un'altra pugnalata da parte di Giuseppe, lui ha cercato poi di sviare i sospetti. Però Rocco, quando alla tavola rotonda ha fatto il nome di Maria Sole e ha detto: io ho scritto Maria Sole, ma forse per un lapsus mi viene da guardare Giuseppe, lì praticamente ha rivelato palesemente i nomi dei due traditori, e gli altri leali, mi dispiace dirlo, hanno dormito. Sono rimasti a dormire, a guardare, non hanno capito nulla. Non hanno capito nulla, era una cosa incredibile. L'unico che ci è arrivato in un momento è stato Alessandro. L'unico in grado di arrivarci è stato Alessandro, ma poi è stato fatto fuori. E tra l'altro ci è arrivato anche dopo un po' di tempo. Giancarlo aveva capito qualcosa su Giuseppe, ma alla fine si è voluto fidare troppo. Purtroppo lì in quel gioco non ti puoi fidare di nessuno, come è giusto che sia. Quindi Giuseppe per me ha fatto il lavoro perfetto, ma gli altri l'hanno aiutato parecchio, perché c'erano diversi indizi comunque che avrebbero portato a Giuseppe, su tutti quello palese presentato da Rocco. Maria Sole è stata fatta fuori da lo stesso Giuseppe nel gioco finale, e anche lì Maria Sole è stata ingenua e troppo buona, perché lì dovevano praticamente scegliere se andare avanti a cercare un traditore, se ritenevano che ce ne fosse ancora uno, oppure se chiudere il gioco così. Giuseppe e Maria Sole avrebbero potuto tranquillamente chiuderla lì, e infatti Maria Sole ha votato per quello. Gli altri tre no, e tra quei tre c'era anche Giuseppe, perché Giuseppe sapeva benissimo che facendo quella mossa avrebbe reso evidente a tutti che Maria Sole fosse la traditrice.
visto che soltanto un traditore si accontenterebbe di vincere in quel modo, arrivando fino alla fine e portandosi 4 persone, insomma, in generale. Giuseppe ha fatto quella mossa, i sospetti sono ricaduti tutti su Maria Sole e infatti poi Giuseppe ha lanciato la pietra verde insieme agli altri due e si è svelato traditore. Maria Sole poteva tranquillamente presentarsi al momento dell'ultima nomination e dire... Tanto non sarebbe valso a nulla perché sarebbe comunque uscita lei, però avrebbe potuto fare una mossa alla Rocco Danica, almeno io avrei fatto così onestamente, e dire se affonda un traditore affondiamo tutti insieme e a quel punto fare il nome di Giuseppe, così da far capire agli altri due che l'altro traditore era Giuseppe. Poi non so se l'avrebbero carpito comunque l'indizio o se l'avrebbero preso magari anche come un depistaggio, perché lì poi pensi tutto e il contrario di tutto. Capisco bene che sia molto complicato, però non hanno capito molti indizi all'interno del contesto, come ho già detto, quindi potevano sicuramente giocarsi le loro carte in maniera molto migliore. Tra l'altro, 3 traditori, fondamentalmente nessuno è stato trovato dai leali, Bisogna sottolineare questo aspetto. Giuseppe Giuffre è stato il deus ex machina del gioco, perché ha fatto il bello e il cattivo tempo, ha fatto tutto quello che voleva lui, perché Rocco Tanica è stato lui a permettere ai leali di sgamarlo e a indirizzare i leali a fare il suo nome. E stessa cosa vale per Maria Sole. Quindi i leali di loro non hanno capito nulla, ha fatto tutto Giuseppe, se li è rigirati esattamente come voleva, ha fatto tutto alla perfezione, ma bisogna dire che se lui è stato perfetto, la sua perfezione è dovuta anche alla grande imperfezione, alla grande imprecisione degli altri, perché è stato veramente qualcosa di clamoroso dal mio punto di vista non vedere la verità, non vedere la realtà quando Rocco Tanica ha fatto quei 2 nomi. Era proprio palese. Poi è facile da spettatore perché già si sanno i nomi dei traditori, però se ci sono dei sospetti è giusto che uno mantenga comunque la propria pista da una parte, però se poi un traditore ti indirizza, un traditore palese perché è stato svelato che fosse effettivamente un traditore, ti indirizza verso una direzione, se fa quel nome, o meglio quei nomi, vuol dire che è stato sabotato, vuol dire che è stato tradito dai traditori. Io credo che siano stati molto molto fessi gli altri e molto ingenui gli altri, molto scaltro Giuseppe, però Giuseppe ha fatto un gioco con il quale ha rischiato di scottarsi, secondo me, perché fare quel tipo di gioco con uno come Rocco Tanica abbiamo visto che era molto controproducente e comportava un rischio serissimo, tant'è che proprio dopo che Rocco Tanica aveva fatto quella mossa, l'ultima mossa, secondo me un'uscita di scena perfetta, bellissima per me, in quel modo, che purtroppo non è stata colta dagli altri, Giancarlo ha iniziato a sospettare dell'amico, Giuseppe. Purtroppo non ha portato fino in fondo questi sospetti e non l'ha mai votato, non ha mai portato gli altri in quella direzione, purtroppo per lui. Quindi Maria Sole è stata fin troppo ingenua e fin troppo buona, più che ingenua direi buona, perché alla fine lì non è una questione di ingenuità, lei ha scelto di far vincere Giuseppe. Per carità, ripeto, non è detto che lei facendo il nome di Giuseppe l'avrebbe poi messo al rogo, tra virgolette, passatemi il termine. Però sicuramente avrebbe indirizzato poi i sospetti su di lui e magari avrebbe dato un assist agli altri. Lei invece ha scelto di far vincere comunque Giuseppe da traditore, nonostante Giuseppe invece non abbia scelto lei, non abbia deciso di portarla insieme a lei, perché Giuseppe avrebbe potuto anche fare una mossa diversa, provare a fare una mossa diversa, dicendo magari, visto che aveva tutto questo ascendente sugli altri, avrebbe potuto anche dire, che so, per me i traditori li abbiamo sgamati tutti, erano soltanto 2, e quindi direi di chiuderla qua, in qualche modo indirizzare verso quella direzione e magari uscirne in 2 vincitori. Invece no, lui ha puntato a prendersi tutto, è stato egoista e ha avuto ragione in quel contesto, ma qualcuno invece è stato fin troppo buono, e devo dire Maria Sole, perché fosse stato qualcun altro, fosse arrivato Rocco Tanica in quel momento finale, io penso che non sarebbe andata allo stesso modo, nel senso Rocco magari sarebbe uscito, però credo che avrebbe portato a fondo con sé anche Giuseppe, come stava cercando di fare. Però per il resto poi, il resto del cast, devo dire che forse il più scaltro è stato Bisciglia, ci ha messo un po', però lui è stato molto silenzioso, non ha fatto grandi ipotesi, ma a un certo punto aveva capito che fosse Giuseppe, che potesse essere Giuseppe uno dei 2 traditori, e l'aveva capito soprattutto per un motivo, perché Giuseppe lì quando ha mostrato la scatola del rossetto, cioè lì è stato secondo me un errore palese, ce ne sono stati tanti di errori, anche il fatto di riunirsi tutti e 3 all'interno di quella stanza,
gli altri non ci hanno pensato che tre potevano essere i traditori, quei tre che non è che abbiano parlato più di tanto all'interno del programma insieme hanno fatto comunella in quel frangente, guarda caso proprio prima, poche ore prima che fosse assassinata Paola con Rossetto, poi appunto la mossa del Rossetto lì della scatola anche, il fatto di far capire che il Rossetto fosse dentro quella scatola, come ci arriva Giuseppe, come gli viene in mente, infatti Bisciglia iniziava a dubitare, non appena iniziava a dubitare Giuseppe, tac, è stato fatto fuori, giustamente, dai traditori. Quindi devo dire, il programma per me è stato veramente spettacolare e sono sicuro che ci sarà una seconda stagione, magari anche con qualche puntata in più. Però bisogna forse scegliere meglio i leali, devono essere un pochettino più svegli, visto che quest'anno, in questa prima edizione, hanno sonnecchiato parecchio, favorendo Giuseppe Gioffre, che è stato il vincitore e direi anche meritatamente per come ha giocato. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Fortinet. Ciao a tutti.